Questo è uno dei fiori più apprezzati all'interno delle nostre case e moltiplicarlo è davvero molto semplice. Oggi in questo video vi mostrerò una tecnica che vi permetterà praticamente di moltiplicarlo all'infinito, ovvero quello della fecondazione assistita. Farlo è davvero molto semplice, quindi io vi consiglio di seguire il video, ma soprattutto di provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che se lo farete i risultati vi daranno davvero delle grandi soddisfazioni. Al fine di ottenere semi occorre che tassativamente il fiore venga fecondato e che produca il frutto. La fecondazione in natura avviene quando gli insetti vanno a toccare le stame e soprattutto il polline che c'è sopra, poi toccano i pistilli, quindi tutto lo stelo, arrivando sino all'ovario, che è questo, alla base dei fiori. E quando il polline va a finire sull'ovario, in genere il fiore viene fecondato e produce il frutto. Per essere più certi però che questa cosa avvenga, anziché in modo naturale, la si può fare manualmente. Cioè, basterà procurarsi o un pennellino o meglio ancora un cotton fioc, mi raccomando assolutamente puliti e sterili, e semplicemente fare questo, quindi toccare e sporcare tutto il cotton fioc con il polline, dopodiché andare su tutto il pistillo e soprattutto andare a spargere ciò che è il polline nell'ovario. E a questo punto quasi certamente già adesso il fiore dovrebbe essere fecondato. Non resterà altro che aspettare qualche settimana e se alla base dei fiori, proprio in questi punti, si formeranno delle palline, quelli sono i frutti che stanno crescendo. Provo ad ingrandire l'immagine e a mostrarvi meglio i punti nel quale si formeranno i frutti. Sono proprio alla base dei fiori. Trascorse 2 settimane da quando abbiamo eseguito l'impollinazione, questo è ciò che abbiamo ottenuto. Quindi dei 4 fiori, i primi 2 che abbiamo fecondato, proprio perché sono i primi 2 che si sono aperti, già qualcosa alla base si è formata. Sembrerebbe proprio che dei frutti stiano crescendo. Gli altri 2 invece, che in ordine di tempo sono stati fecondati circa 7 giorni dopo, ancora non fanno capire se effettivamente il tutto sia andato a buon fine oppure no. Provo ad ingrandire l'immagine e a mostrarvi meglio come appaiono oggi i frutti. Sono appunto più o meno lunghi circa 3 cm e larghi più o meno 1. Trascorsi altri 10 giorni, riprendendo il tutto, si può notare che i primi 2 frutti che sono nati sono cresciuti e si sono sviluppati in una maniera assolutamente perfetta. Il loro diametro oggi supera i 4 cm. Per quanto riguarda gli altri 2 fiori, soltanto uno dei 2 è riuscito a far maturare un frutto, questo qui, ed è circa 2 cm. L'altro purtroppo è morto ed è seccato. Però già così è un ottimo risultato. Il frutto di questo fiore è davvero molto particolare, è formato da 3 capsule e quando saranno completamente mature si apriranno proprio dove ci sono queste linee di giunzione, nella metà di ogni capsula. Qui. Quando i frutti saranno maturi, questi tenderanno a cambiare colore, passare da un verde intenso a un colore paglierino e col passare dei giorni seccheranno sempre di più, sino ad aprirsi e a spaccarsi e a mostrare dall'interno dei piccoli semi. E quando il frutto assumerà questo aspetto, quindi si sarà completamente aperto e seccato, allora sarà davvero arrivato il momento di poterlo raccogliere ed estrarne i semi dall'interno. C'è la possibilità, come in questo caso, che su 3 frutti soltanto 2 siano già pronti per essere raccolti, quindi semplicemente andare alla base degli stessi e con una forbicina tagliare. Taglio netto e via. La stessa cosa anche per questo, così. Quest'altro invece, che ancora non è né aperto né completamente maturo, lo si lascerà semplicemente maturare, dopodiché si raccoglierà anche lui. Ed una volta raccolti, questo è ciò che si è ottenuto, quindi non resterà altro che aprirli ed estrarne dall'interno i semini. E per farlo sarà sufficiente fare questo. Guardate un po'. Ci sono tantissime piccole lamelle all'interno. Ognuno di questi, chiamiamoli fogliettini marroni, questo, è un seme. Aperta una sola delle capsule, questo è ciò che si è ottenuto, quindi un involucro completamente vuoto e circa 80 di queste lamelle. Considerate che se tutto andrà come si spera, da ogni singola lamella di queste nascerà poi una giovane piantina, quindi considerando che un fiore potrebbe fare 4 capsule, il totale di ciò che potremmo ottenere da un singolo fiore sono addirittura 320 piantine. Provo a mostrarvi meglio come appaiono queste lamelle. Sono di un colore marrone molto scuro e lucido e di dimensioni di circa 1 centimetro di diametro e lo spessore è davvero molto fine, ricorda un po' la carta velina, anche a toccarli. In realtà il seme è ciò che c'è all'interno, questo rigonfiamento. Infatti si può procedere alla semina in 2 modi: o si mette tutto così com'è nel terreno, o se se ne vuole accelerare la germinabilità si può liberare il seme dalla pellicola facendo semplicemente questa operazione. È un'operazione velocissima e facilissima. Quindi si spella
e il risultato alla fine è questo. E sarà proprio lui che andremo a mettere nel terreno. Dovrete passare da questo stato a quest'altro. Ed una volta puliti si potrà procedere con la semina vera e propria, quindi in questo caso che sono 4 basterà un vaso con un diametro di circa 10 cm. Dopo averlo riempito con della torba di buona qualità o del terriccio universale, purché siano soffici e drenanti, semplicemente fare questa operazione, prenderli, casomai aiutarvi con una pinzetta e, avendo l'accortezza di mettere la punta verso il basso, andarli ad inserire per circa mezzo centimetro all'interno del terreno e ripetere la stessa operazione per tutti i semi che avete a disposizione. Ed una volta inseriti, semplicemente coprirli e vaporizzare il tutto. Dopodiché mettere il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Trascorse all'incirca 2 settimane, andando a riprendere il vaso potremo notare che i semi hanno già iniziato a germinare. Guardate, questi due stanno spuntando fuori dal terreno proprio perché le radici crescendo tendono a spingerli in alto. E in questo invece, oltre ad essere spuntato fuori dal terreno, si inizia già a vedere il germoglio. Invece il quarto seme sembra che stia iniziando a spuntare, ed eccolo qua, però ancora rispetto agli altri 3 è un po' indietro. E soltanto 2 giorni dopo, riprendendo le piantine, potremo notare che queste sono cresciute davvero in maniera veloce. Guardate, adesso questa è alta più o meno 2 cm, questa 1, e le altre sono comunque spuntate tutte. Eccole qua, ci sono tutte e 4 le piantine, quindi i semi hanno avuto una germinabilità del 100%. Al 20° giorno, questo è il risultato che potrete ottenere. Delle piantine assolutamente sane, che continuano a crescere in modo veloce e che stanno iniziando già a prendere la forma della pianta una volta che diventerà adulta. Con il trascorrere dei giorni le piantine tendono a svilupparsi sempre di più e le foglie adesso sono circa 9 cm di lunghezza. Arrivati al 5° mese, questo è ciò che si è ottenuto, delle piantine che si stanno sviluppando in una maniera assolutamente rapida e perfetta. Le foglioline sono lunghe circa 15 cm. Direi che davvero sta procedendo tutto nel migliore dei modi, quindi a questo punto non resterà altro che aspettare che queste crescano ulteriormente e che inizino a produrre i primi fiori. Quando cresceranno, mi raccomando, solo spostatele in vasetti singoli in modo che le stesse possano svilupparsi in maniera assolutamente autonoma. Tirandoli fuori dal terreno ed osservandoli si riesce a capire chiaramente quale sia lo sviluppo dei bulbi. Quindi il primo anno il bulbo avrà circa 1 centimetro di dimensioni con un apparato radicale importante ma comunque ridotto. Il secondo anno arriveremo intorno ai 3 centimetri e l'apparato radicale sarà già ben sviluppato. Terzo anno saremo intorno ai 5 centimetri e addirittura si inizierà a produrre i primi bulbilli. E poi il quarto anno ci saranno delle dimensioni notevoli, siamo intorno ai 10-12 cm e vi assicuro che questo già inizierà a produrre dei fiori che saranno davvero molto apprezzabili. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dato che il canale adesso qualche video ce l'ha, dategli un'occhiata perché sono sicuro, quasi sicuro, che qualcosa di interessante all'interno del canale lo potreste trovare. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.